皆さんこんにちは。今日はイタリアは中部ラツィオ州にあるラティーナという町からお送りいたします。今日の女神はこの方です。Benvenuta al nostro canale Le Donne Divine. Grazie per essere venuta qua. Grazie a te, Giogi. Grazie. Come ti chiami o come ti fai chiamare? Mi chiamo Chiara e nell'ambiente delle palestre mi faccio chiamare Chiara Squats perché lo squat è il mio esercizio preferito. Ok, allora di dove sei e quanti anni hai? Sono italiana, sono di Latina e ho 33 anni. Che attività fai? Puoi spiegarci un po' questa attività che svolgi? Io sono una personal trainer, lavoro sia dal vivo, quindi di persona in sala pesi, ma anche online. Faccio la mia attività prevalentemente in sala pesi, però la mia attività si è spostata anche online, soprattutto dopo il lockdown. Ok. Perché ci sono delle persone che volevano comunque continuare con l'allenamento nonostante le palestre fossero chiuse. È importante continuare a fare attività fisica sia nelle palestre che anche a casa o nei parchi, ad esempio. Ah, ok. Da quanti anni fai questa attività? Ho preso la prima certificazione nel 2014, quindi lavoro nelle palestre da 6 anni. Ho iniziato poi come personal trainer a seguire varie persone in diverse palestre e anche in altre città. L'obiettivo principale nello svolgere questa attività, per quanto mi riguarda, è non solo insegnare alle persone come muoversi, quindi i vari esercizi per raggiungere gli obiettivi, ma soprattutto poi ad avere un approccio più positivo nei confronti di se stessi, nei confronti del proprio corpo. Io ho vissuto un rapporto conflittuale con il mio corpo e la palestra mi ha aiutato molto a superarlo e quindi cerco di trasmettere la stessa energia positiva che ho avuto io grazie all'attività con i pesi. Ok, quindi prima di fare questa attività, quindi eri un po' depressa? Sì, ho sofferto di depressione e anche di disturbi dell'alimentazione. Sono riuscita per fortuna ad uscirne da sola e poi ho scoperto la sala pesi che mi ha aiutato tantissimo perché più che pensare al mio aspetto esteriore pensavo a quello che riuscivo a fare. Ho scoperto poi lo sport che tuttora pratico, che è il powerlifting, che mi ha aiutato tantissimo a pensare non al mio corpo ma a quello che il mio corpo mi permette di fare, quindi al fare gli esercizi e sollevare tanto carico. Ah, ok. Mi ha aiutata molto ad avere una visione più positiva di me stessa. Ok. Allora, per quale motivo hai iniziato questa attività? Ho iniziato appunto perché io mi sono sentita molto meglio in primis a fare attività fisica. Ho scoperto quindi che non si riduceva tutto al lato estetico ma anche a quello che riesci a fare con il tuo corpo. Quindi il mio obiettivo è ancora quello di far capire alle altre persone che è bello essere belli, è bello avere un bel corpo, però è bello anche riuscire a fare delle cose con questo corpo. Quindi non concentrarsi sul peso che si vede sulla bilancia, non concentrarsi solo su quello che è il proprio aspetto esteriore, ma anche quello che il corpo ti permette di fare. Appunto sollevare tanto carico, correre più in fretta, correre più a lungo, cose di questo tipo.
Ok, va bene. Allora, hai qualche obiettivo facendo questa attività? Ad esempio, nel futuro vuoi espandere questa attività? Mi piacerebbe molto aprire una mia palestra, purtroppo in questo periodo, dopo il coronavirus, dopo le chiusure, non si possono fare grandi progetti, è un po' tutto bloccato, però diciamo che è un'idea che ho da tanto tempo, mi piacerebbe sì, aprire una mia palestra e anche magari arricchire il mio staff con altre figure professionali per dare un servizio maggiore alle persone. Ok, quindi in questo momento hai qualche difficoltà nel fare questa attività? Per il momento sì, appunto perché con il coronavirus ci sono stati diversi problemi anche per le palestre già aperte, quindi aprire un'attività al momento è molto difficile. Ok, allora, se qualche spettatore è interessato alle tue attività o ai tuoi prodotti, cosa gli proponi o cosa gli chiedi di fare? Allora, intanto mi potete seguire su Instagram, il mio profilo si chiama Chiara Squats, quindi è molto semplice da ricordare, oppure mi potete scrivere via email al mio indirizzo chiarasquats@gmail.com, poi possiamo scriverlo magari. Ok. Per i giapponesi potete scrivermi in inglese, non ho nessun problema con la lingua inglese, purtroppo il giapponese non lo conosco, però con l'inglese va tutto bene. Sì, allora, se qualche spettatore tipo giapponese vuole donare tipo i fondi per aprire la tua palestra, ben accetta per te? Mi farebbe molto piacere, certo. Ok. Mi farebbe ancora più piacere allenare qualcuno però, quindi se avete bisogno di una persona che vi aiuti a raggiungere un obiettivo, io ci sono. Ok, allora io metto il suo conto PayPal sotto sulla descrizione, quindi se volete donare i fondi andate a questo conto PayPal. Mi raccomando. Grazie mille. Io ho guardato la tua pagina Instagram, tu avevi messo qualche foto quando avevi 15 anni. Praticamente tu hai scritto che pesavi quanto ora? Che ne pensi di questa cosa adesso? Allora, il peso era lo stesso, però prima non facevo nessuna attività fisica, quindi il mio aspetto era completamente diverso, perché la massa muscolare ovviamente ha un suo peso, però ti dona un aspetto completamente diverso. È per questo che dico sempre alle persone di non concentrarsi troppo sul peso che vediamo sulla bilancia, perché non è tutto. Ok, poi io ho visto anche un'altra foto che quando eri magrissima, tipo mettendo a confronto cioè, il tuo corpo di ora, sì, quindi puoi spiegarci cioè, tipo la differenza Sì, allora... sia internamente che esternamente? Sì, come ho detto prima ho sofferto sia di depressione che di disturbi alimentari, quindi sono arrivata a un peso davvero basso per la mia altezza, sono riuscita a uscirne da sola e la palestra poi mi ha aiutata molto, appunto perché prima ero molto concentrata su come apparivo e sul peso della bilancia, quindi cercavo di avere un peso più basso possibile. Poi prima sono uscita da questi disturbi per fortuna e poi ho scoperto la sala pesi che mi ha aiutata tantissimo, appunto perché ha spostato la mia concentrazione, il mio focus è stato spostato da quello che era il mio aspetto fisico a quello che riuscivo a fare. Sono felice di essere qui e di poter raccontare questa storia, sinceramente. Ok, puoi lasciare qualche messaggio ai spettatori, soprattutto i giapponesi? Stavamo parlando di quando avevo 15 anni. Allora, prima dei 15 anni ovviamente ho conosciuto il Giappone, mi sono affezionata al Giappone come tanti altri grazie ai manga e agli anime. Abbiamo conosciuto un po' tutti il Giappone grazie ai cartoni animati. E poi quando avevo 15 anni ho scoperto la musica giapponese, che ancora ascolto, confesso, ancora ascolto soprattutto quando faccio attività fisica pesante. Wow! Per lo squat pesante uso ancora qualche album dei Diran Gray. Wow!
So che in Giappone c'è molta pressione per la magrezza, soprattutto per quanto riguarda le ragazze. Sì. Ho visto però che sta crescendo anche il numero di ragazze che fanno bodybuilding ma anche powerlifting, quindi sono contenta. Spero che le cose cambino anche lì a livello culturale e che ci siano dei nuovi modelli più positivi a cui fare riferimento. Ok, l'ultima domanda. Allora, io ti faccio una domanda un po' birichina. Ok, qual è il tuo uomo ideale o che tipo di uomini ti piacciono? Mi piacciono molto gli uomini decisi, così come mi piace lavorare con persone decise in palestra. Ok, quindi quelli che vogliono allenarsi. Poi comunque tornando appunto alla tua domanda, direi uomini curiosi, quindi che abbiano molti interessi e poi soprattutto che abbiano buoni gusti musicali. Per me la musica è molto molto importante, sì. Ok, quindi tutti questi clienti devono essere decisi, determinati. Determinati assolutamente. Se loro volessero tipo abbandonare tipo in mezzo, che cosa faresti? Li vado a prendere a casa. Bene, bene. No, voglio che tutti raggiungano i loro obiettivi, quindi mi piace lavorare con persone che siano già determinate a raggiungere il proprio obiettivo e poi io sono qui per accompagnarli. Benissimo. Allora, grazie per essere venuta qua oggi, ti ringrazio. Allora, noi ci vediamo per la prossima puntata. Ciao ciao! Ciao. 最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけたでしょうか。次回からもまたどんどんイタリア女神を紹介していきます。見逃したくない方は高評価とチャンネル登録お願いします。今日のイタリア女神の活動についての詳細は番組概要欄にてチェックできます。それではまた次回お会いしましょう。